Nel vasto e mutevole scenario dell'universo, dove le galassie danzano tra le stelle e l'incessante flusso degli eventi si manifesta come un'epica danza cosmica, emerge un'entità che influenza ogni aspetto della nostra esistenza. In questa ricerca incessante di ordine e significato ci imbattiamo in un concetto fondamentale che trascende le nostre vite quotidiane. Stiamo parlando del tempo. Sin dai primordi della civiltà umana, gli antichi hanno cercato di penetrare il velo di questo enigma, desiderosi di dare un senso al passaggio inesorabile delle ore. Attraverso millenni di osservazioni e sforzi costanti hanno cercato di catturare e comprendere il fluire del tempo, quella forza che trascende il nostro stesso essere e influisce su ogni aspetto del mondo. Nel corso del nostro viaggio, attraverso le varie epoche e civiltà, avremo l'opportunità di approfondire l'evoluzione dei primi tentativi di misurare il tempo, dai primordiali modi di interpretare i cieli fino all'ingegnoso sviluppo dei primi strumenti per la misurazione. In questo percorso troveremo tracce della nostra incessante ricerca di ordine e significato nel fluire inesorabile degli eventi, il quale, seppur mutevole e sfuggente, rappresenta il tessuto della nostra esistenza e l'essenza della nostra comprensione del mondo. Ma il suo mistero persiste come un enigma irrisolto che ci invita a continuare il nostro viaggio e la nostra esplorazione. Ci immergeremo infatti in un'avventura straordinaria nel cuore stesso del nostro rapporto con il tempo. Ripercorreremo infatti le varie epoche, le varie tappe e i vari traguardi che la nostra civiltà ha raggiunto nel corso degli anni. Le prime meridiane, passando tra gli intricati meccanismi degli orologi meccanici, arrivando persino ai potenti mezzi degli atomi. Faremo un viaggio nella scoperta di quello che ormai oggi diamo per scontato. Nell'antichità il concetto di tempo era intrecciato alla natura stessa, una sinfonia di cicli e movimenti che scandivano il ritmo della vita umana. Le prime civiltà, immerse in un mondo in continua mutazione, svilupparono una profonda consapevolezza del tempo attraverso l'osservazione attenta della natura che le circondava. Ogni alba, ogni tramonto, ogni fase lunare
erano motivo di riflessione e contemplazione, un'opportunità per comprendere il fluire misterioso del tempo e del suo impatto sull'esistenza. Questa connessione intima con il ciclo naturale del tempo non solo plasmava la loro visione del mondo, ma anche le loro azioni quotidiane, i loro rituali e le loro credenze più profonde. Le prime civiltà, scrutando le stelle e osservando gli eventi della Terra, cercavano di comprendere il fluire misterioso del ciclo naturale. Gli antichi guardavano al cielo con meraviglia e rispetto, cercando di interpretare i segni che i corpi celesti mostravano loro. Le costellazioni che punteggiavano il firmamento, il movimento regolare dei pianeti, l'alternanza del giorno e della notte. Tutto questo rappresentava, per loro, un intricato orologio cosmico, una rappresentazione tangibile del ritmo dell'esistenza. Le stagioni, i solstizi, i movimenti celesti, tutto contribuiva a delineare il tessuto temporale di un'epoca lontana. Ogni cambiamento nella natura era interpretato come una manifestazione del tempo, un'indicazione dei suoi ritmi e delle sue leggi immutabili. Gli antichi comprendevano che il tempo non era solo un'entità astratta, ma anche una forza viva che permeava ogni aspetto della loro esistenza. Questa consapevolezza del tempo come parte integrale del loro mondo li spingeva a cercare di interpretarne il significato più profondo ed entrare in armonia con i riti naturali che li circondavano. In queste antiche civiltà, il ciclo della vita era considerato una forza vitale che permeava ogni aspetto dell'esistenza umana. Questo ciclo non era una sequenza di momenti isolati, ma un insieme intricato di fasi che si influenzavano a vicenda. Il fluire della vita guidava le azioni quotidiane, le decisioni importanti e le aspirazioni più profonde. Era una presenza costante e pervasiva che si manifestava nei ritmi naturali del giorno e della notte, delle stagioni e delle fasi lunari. Ogni momento della vita era considerato sacro e significativo, parte di un tessuto temporale più ampio che collegava il passato, il presente e il futuro. In questo modo, il tempo non era solo una misura del trascorrere degli anni, ma anche una forza vitale che animava l'esistenza stessa. Ciò era condiviso da antiche civiltà egizie, sumere e maya. Queste culture non solo osservavano il cielo notturno con ammirazione, ma lo interpretavano come una guida per le loro attività quotidiane, arrivando a sviluppare sofisticati sistemi di osservazione e registrazione delle posizioni celesti. Gli egizi, ad esempio, svilupparono un complesso sistema di calendari basati sulle fasi della Luna e sui cicli delle inondazioni del fiume Nilo. I Sumeri, invece, attribuivano significati simbolici e spirituali ai pianeti e alle stelle, influenzando le loro credenze religiose e la loro struttura della propria società. I Maya invece, con il loro elaborato calendario, un sistema di misurazione del tempo che combinava le fasi lunari con le stagioni solari, erano in grado di predire eventi astronomici e cicli naturali con una precisione sorprendente. La conoscenza acquisita da queste civiltà
non solo influenzava i loro calendari, ma si diffondeva in ogni aspetto della loro vita, trasformando il tempo da mero misuratore a una forza che definiva l'esistenza stessa. Nell'antichità, l'umanità ha cercato costantemente di migliorare la precisione dei suoi strumenti. Un metodo che ha catturato l'immaginazione è stato l'uso delle candele. Esse, infatti, bruciando a un ritmo costante, fornivano un modo per tracciare il passare delle ore e dei giorni. Nel corso del Medioevo, un'altra innovazione significativa è stata l'introduzione della clessidra, uno strumento che consentiva una misurazione più precisa rispetto alle classiche candele. La clessidra divenne infatti uno strumento comune in molte culture, utilizzato anche nella regolazione delle preghiere all'interno dei monasteri. Nonostante i suoi vantaggi, la clessidra aveva alcune limitazioni, tra cui la necessità di essere costantemente rifornita di liquido o sabbia e ovviamente la sua poca precisione, data ovviamente dalla sua dipendenza dall'essere umano. Con l'inizio del XIV secolo, in Europa vennero inventati i primi orologi meccanici. Essi possedevano una precisione tale che nel corso della loro esistenza vennero posizionati in molti campanili, così offrire il loro servizio a tutto il paese. Ricordiamo un artigiano di Firenze, il signor Niccolò da Bernardo, che nella sua bottega realizzò e installò il primo orologio pubblico destinato alla torre del Palazzo Vecchio. Nel XVII secolo Galileo Galilei scoprì che un pendolo di lunghezza fissa impiega lo stesso tempo per oscillare in entrambe le direzioni. Questo fenomeno gli fece capire che questi pendoli potevano essere utilizzati per rendere gli orologi molto più precisi. Anche se non riuscì purtroppo a costruire un suo orologio, le sue idee furono fondamentali che nel 1656 Christian Huygens, un matematico olandese, utilizzò queste sue scoperte per costruire il primo orologio a pendolo funzionante. I jeans Levi's, un'icona di stile e praticità con una lunga storia che risale alla metà del XIX secolo. Nati come abbigliamento da lavoro per i minatori durante la corsa all'oro californiana, essi sono diventati sinonimo di resistenza e comfort. Un dettaglio interessante e forse meno noto di questi jeans è il famoso piccolo taschino introdotto per la prima volta nel 1879. Questo taschino, noto come Watch Pocket, era originariamente progettato per contenere un orologio da tasca, un comune accessorio dell'epoca. In un periodo in cui gli orologi da polso non erano ancora diffusi, il Watch Pocket offriva un luogo sicuro e facilmente accessibile per questi preziosi dispositivi. Effettivamente questa invenzione andava di pari passo con l'introduzione all'inizio del XVI secolo del primo orologio da taschino. Peter Heinlein infatti riuscì a inserire all'interno di una confezione ovale delle piccole molle per poi sviluppare le future uova di Norimberga. Nel corso del tempo il concetto di orologio cambiò in modo drastico. Mentre prima era solo un accessorio femminile, durante la Prima Guerra Mondiale molti ufficiali scoprirono la comodità di avere un orologio al polso senza dover necessariamente cacciare il proprio orologio da taschino e così rimanendo sempre a controllare lo spazio di guerra. Le continue scoperte hanno permesso di inventare nel 1969 il primo orologio al quarzo. Alimentato da una corrente elettrica, questo cristallo vibra a una precisa frequenza che trasmette poi a un motore passo passo.
Ciò permette di avere una maggiore precisione garantita anche dalla totale assenza di ricariche manuali. L'introduzione degli orologi al quarzo nel 1969 segnò un cambiamento epocale nell'orologeria. Uno degli aneddoti più affascinanti riguarda il Seiko Astron, il primo orologio al quarzo prodotto in serie. Questo orologio era così innovativo e preciso che l'azienda Seiko affermava che avrebbe avuto una variazione di soli 5 secondi al mese. Il segreto dietro questa straordinaria accuratezza risiede nel cristallo di quarzo stesso. Quando il cristallo è soggetto a una corrente elettrica, vibra a una frequenza incredibilmente stabile, 32.768 volte al secondo. Queste vibrazioni vengono convertite in impulsi elettrici regolari che muovono le lancette con molta precisione. Abbiamo viaggiato attraverso le epoche, esplorato le antiche civiltà e le loro straordinarie invenzioni, arrivando fino ai giorni nostri, dove il tempo non è solo misurato, ma anche integrato nella vita di tutti i giorni. Smartwatch, Fitband, non solo segnano il passare delle ore, monitorano anche la nostra salute e ci permettono di rimanere connessi con il mondo. Ormai ai giorni nostri il concetto di orologio è totalmente cambiato. Mentre un tempo si lavorava tra oscillazioni, ingranaggi e molle, oggi abbiamo un diverso alleato per il calcolo e il monitoraggio del tempo: l'orologio atomico. Un primo orologio atomico venne costruito nel 1949 presso il National Bureau of Standards negli Stati Uniti, dando così inizio all'era degli orologi di estrema precisione. Nel 1955, in Gran Bretagna, venne installato il primo orologio basato su transizioni di livelli dell'atomo di cesio. Tale passo portò nel 1967 alla definizione del secondo come unità di misura del tempo. Oggi gli orologi atomici sono utilizzati in molti campi. Grazie a essi, la sincronizzazione tra i satelliti garantisce una precisa navigazione GPS. Le reti di comunicazione rimangono costantemente sincronizzate affinché i dati viaggino sempre allineati tra loro. Infine, ma non per importanza, ci sono i dispositivi mobili, smartphone, smartwatch e simili, sincronizzati utilizzando sistemi e protocolli che basano la loro precisione su questi straordinari orologi. La velocità del tempo è un fenomeno che ci accompagna da sempre, ma che è molto difficile da gestire. Come diceva Eraclito, il tempo è un gioco giocato splendidamente dai bambini. Essi vivono pienamente il presente senza farsi ossessionare né dal passato né dal futuro. Sanno cogliere la bellezza di ogni singolo istante senza lasciarsi sfuggire nemmeno un singolo secondo. Oppure, come diceva Seneca, il tempo è l'essenza stessa della vita, è la trama su cui intessiamo la nostra esistenza e sta a noi decidere se farne un capolavoro o un'opera incompiuta. È nostro il compito di imparare a danzare con il tempo e farne un alleato prezioso, anziché un nemico da combattere. Siamo giunti al termine di questo nostro viaggio, un piccolo omaggio del nostro adorato countdown che ormai da diversi anni segna l'imminente arrivo del Natale. Seguito da adulti e piccini, ha appassionato e avvicinato molte persone a questa realtà. Speriamo che da oggi possa farvi riflettere sul tempo che passiamo sul nostro pianeta, perché in fondo il tempo è un dono che ci è stato dato per vivere e godere della vita, e sta a noi decidere come splenderlo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.